Bentrovati amici di Crazy Motor Life ad un nuovo appuntamento molto particolare questa volta. Infatti daremo il via ad una nuova rubrica che è Crea la tua moto. Vuoi sapere di cosa si tratta? Bene, allora sigla! Ciao Alberto e ben trovato a Crazy Motor Life. Ciao Giacomo, grazie dell'invito, mi fa molto piacere di essere qui con voi, di raccontare un po' la nostra esperienza e quello che stiamo facendo. Allora, prima di tutto, chi è Alberto? Allora, io sono un designer, inizialmente ho cominciato la mia carriera come design industriale in Italia, adesso vivo in Canada e in Nord America. Nella mia carriera ho progettato un po' di tutto, da escavatori a veicoli elettrici a arredamenti. Sono stato fortunato, ho avuto anche la possibilità recentemente, negli ultimi 5 anni, di cominciare a disegnare anche delle moto. Il mio primo progetto è stata una moto elettrica per una ditta canadese. Lo so, è elettrica, però non era la mia decisione. Non ho avuto modo di scegliere io il powertrain da usare. Sono un appassionato motociclista, quindi è stato il coronamento veramente di un sogno. Da questo è poi nata la volontà di andare avanti con questo percorso e di continuare a progettare moto, perché mi sono divertito veramente un sacco. Adesso stiamo sviluppando un nuovo progetto di moto che è molto particolare. È molto particolare perché il suo sviluppo verrà portato avanti a livello di comunità, ovvero per la prima volta andremo a coinvolgere la comunità dei motociclisti fin dalle prime fasi di sviluppo della moto. E questo è un po' il core, il nucleo di questo nuovo progetto. Cosa vuol dire in sostanza? Vuol dire che abbiamo creato un gruppo di discussione su una piattaforma gratuita dove tutti i motociclisti che vogliono partecipare possono inserirsi e discutere con il nostro team le scelte sia tecniche che estetiche che di funzionalità che avrà questo nuovo progetto, potendo anche a un certo punto votare quali che saranno le funzionalità e le caratteristiche tecniche che andremo ad adottare. Quale sarà il nostro compito? Il nostro compito sarà quello di, in un certo senso, guidare lo sviluppo, ovvero non tutte le opzioni sono fattibili dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista stilistico. Quindi noi cercheremo di fare da team di supporto, proponendo e valutando tecnicamente e esteticamente quali sono le opzioni realmente fattibili che possono essere portate nel mercato, per centrare anche un po' gli obiettivi che ci siamo dati. Quindi non una moto che costerà tipo 40-50 mila euro, ok? Vorremmo una moto che sia possibile acquistare con un ragionevole prezzo. La parte interessante è proprio che potendo interagire sin dal principio, per la prima volta gli appassionati possono in un certo senso contribuire effettivamente allo sviluppo della moto. Per far capire bene a chi a casa ci sta guardando, voi siete partiti da un foglio bianco. Esattamente. E dal foglio bianco avete messo dei paletti che possono essere budget finale per quanto riguarda l'acquisto della moto, la power unit. Come avvengono queste scelte? Questa è una domanda veramente molto interessante. Allora, abbiamo lasciato un certo margine di, come si potrebbe dire, di scelta, ok? Non tutto è perfettamente definito e inquadrato, c'è ancora margine per poter discutere le scelte. Però diciamo che sono state prese in linea di massima delle direttive, abbiamo identificato delle direttive per fare in modo che il progetto abbia determinate caratteristiche. Quali sono queste caratteristiche? Prima di tutto non vorremmo far aspettare le persone 3-4 anni prima di vedere la moto su strada, quindi abbiamo scelto un tipo di moto che non richiede anni di sviluppo, ma dei tempi abbastanza ragionevoli per poter vedere la moto nel mercato. La scelta è anche sulla tipologia di moto. Io amo le super sport, ok? O le hyper sport. Il mio sogno sarebbe ritornare a progettare una moto da 200 cavalli. È fattibile fino a un certo punto, ok? Perché un motore da 200 cavalli, primo, non è così facile da trovare nel mercato, non si può andare ad acquistare da un produttore esterno, lo devi sviluppare internamente. Per svilupparlo internamente, un motore con quelle caratteristiche tecniche servono moltissimi soldi, anche tempi di sviluppo abbastanza lunghi. Si parla di 2-3 anni. Quindi questo vuol dire che partendo adesso la moto la vedremo tra 3-4 anni, ok? Quindi, per esempio, l'idea di fare una versione ipersportiva è stata pensata magari come secondo progetto, non come primo progetto. Come primo progetto la nostra idea sarebbe quella di sviluppare una sorta di naked street fighter, perché è più veloce da sviluppare, è comunque un tipo di moto che offre moltissime
possibilità anche in termini di mercato, perché c'è un ottimo mercato per quello che riguarda questo segmento di moto. E comunque all'interno di questo progetto, sempre rimanendo sulla Nege Street Fighter, ci sono varie possibilità. Infatti, per esempio, recentemente abbiamo sviluppato varie interpretazioni di come potrebbe essere la moto, partendo da quella base, magari farla un po' più turistica o farla un po' più sportiva, quindi un po' più sport oriented oppure un po' più turistica oriented. E questa è parte della discussione che stiamo facendo e lasceremo che la comunità dirci che tipo di moto veramente vogliono. Ma facciamo un passo indietro. Alberto è uno che in moto ci va sul serio. Raccontaci di questa foto. Allora, questo è un viaggio organizzato con altri 2 amici nel 2017. Siamo partiti da Vancouver, in Canada, e siamo arrivati fino al Circolo Polare Artico. È stata veramente un'avventura. Il più lungo giro che abbiamo fatto, almeno personalmente, circa 8.000 chilometri in 14 giorni. È stata tosta, con qualche inconveniente, perché la BMW che vedete nella foto, ottimo motore, ma è una moto che aveva già 20 anni e quindi mi ha lasciato a piedi per un paio di volte per problemi elettrici. Fortunatamente uno dei ragazzi che era con noi è un buon meccanico e in qualche modo, tra bypass e sostituzioni di componenti, in qualche modo sono arrivato a casa. Però è stato davvero un'avventura. Tra l'altro io ho sempre fatto principalmente, ho sempre avuto moto da strada. Questa è stata un po' la mia prima esperienza anche su sterrato e devo dire che è stata tosta, perché è stato più o meno come mi hanno buttato in piscina e dici o impari a nuotare o fuori, più o meno. Anche da quel punto di vista lì è stato abbastanza divertente da un lato, ma una bella sfida da quell'altro. Personalmente io adoro andare in moto, quando posso sono sempre a cavallo della mia multistrada. Qui attorno in British Columbia di belle strade ce ne sono, okay? Non così tante come in Italia, ma ce ne sono. L'unico problema qui è che bisogna fare tanti chilometri, perché le distanze sono enormi. Quindi prima di arrivare a visitare un posto dove ci siano un po' di curve serie bisogna farsi qualche ora di strada. Ritorniamo al progetto. Certo. Quindi noi di Crazy Motor Life e tutti voi che ci seguite, vi ricordo di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire tutto il progetto di creazione di questo nuovo modello. Che compito avremo? È un compito attivo, nel senso che noi stiamo cercando di stimolare la comunità preparando dei concept design, okay, con varie interpretazioni di come vediamo la moto, ma il compito della nostra community è quello di commentare e di cercare di darci dei feedback, se siamo nella direzione giusta, se piacerebbe vederla un po' più sportiva, un po' meno sportiva, con una sola sella o con la sella anche per il passeggero, eventualmente cercare di capire anche quali potrebbero essere le caratteristiche o diciamo le innovazioni da inserire. Stiamo discutendo per esempio di creare un sistema per adattare la posizione di guida, quindi non avere un'unica posizione fissa nella moto, ma poter avere varie opportunità per aggiustare la posizione di guida, ok? Questo anche per esempio per le ragazze che vanno in moto che solitamente vogliono una sella più bassa per poter toccare terra in modo più agevole. Quindi si tratta proprio di creare una discussione aperta su come evolvere il progetto e in questo non serve essere dei tecnici, serve più che altro sapere cosa vi piace, cosa non vi piace come motociclisti. Questo penso che sia abbastanza semplice. Attualmente abbiamo 4 canali di discussione aperta, quindi abbiamo styling, dove viene più che altro discusso la parte estetica della moto, come quale stile vi piace di più, se vi piace di più completamente carenata o con una parte esposta del motore e una parte carenata, quindi ci sono valutazioni di questo genere. C'è una parte di engineering, quindi dedicata allo sviluppo tecnico della moto. In questo momento la parte di engineering naturalmente è ancora un po' indietro, perché affronteremo la parte di sviluppo tecnico leggermente più avanti. E poi ci sono altri due canali che sono innovazione e inspiration. In innovazione cerchiamo di commentare tutto quello che potrebbe essere una futura evoluzione della moto intesa come caratteristiche e come possibilità, nuove idee di che cosa vorremmo vedere nella nostra moto in futuro, in modo tale da poter cercare di creare un prodotto che non sia semplicemente un'altra moto nel mercato, ma che abbia anche dei contenuti veramente interessanti. Inspiration
Innovation noi andiamo ad analizzare in questo canale un po' tutto quello che accade nel mondo delle moto, cercando anche di vedere cosa hanno fatto altre case motociclistiche, cercando di capire se ci sono delle cose interessanti anche per il nostro progetto, come eventualmente potremmo evolvere queste idee, cercando di andare a prendere anche delle ispirazioni magari anche nel mondo delle auto o in altri settori. Quindi è un campo di discussione molto aperto. Da questo, ok, cercheremo un po' alla volta di restringere il campo man mano che noi andremo avanti con il progetto, cercando di identificare quelli che saranno gli elementi che veramente verranno portati al prototipo finale che verrà presentato in fiera. Diciamo che l'obiettivo di tutta questa discussione è quella di arrivare a un working prototype, a un prototipo su strada che presenteremo poi a una delle fiere motociclistiche. Non sappiamo ancora se la CIS di Las Vegas o all'EICMA, ma quello è l'obiettivo. Quindi possiamo anticipare per coloro che ci seguono che ci saranno dei vari step presentati sul canale Crazy Motor Life di una discussione attiva. Voi vedrete dei prototipi, vedete delle figure, dei disegni, delle scelte tecniche e tramite i vostri commenti daranno l'indirizzo a coloro che stanno progettando la moto su che cosa volete in realtà, sulla vostra moto. È esattamente quello che abbiamo in mente. È un'occasione, un'opportunità unica. Cioè voi avete la possibilità, grazie ad Alberto e grazie a Crazy Motor Life, di parlare direttamente con i progettisti del modello che poi si andrà a comprare in concessionaria. Esattamente. Inizialmente era stata concepita come una finestra su quella che è l'attività di sviluppo di una moto, quindi l'opportunità di vedere che cosa succede dietro le quinte quando bisogna sviluppare un reale progetto di una moto, che è molto complesso. In realtà poi ci siamo resi conto che normalmente le scelte vengono all'interno di un'azienda vengono fatte dai dirigenti dell'azienda, ma chi veramente usufruirà del prodotto sono i motociclisti. E a questo punto abbiamo pensato, ma perché non coinvolgere direttamente i motociclisti e cercare di far nascere insieme questo progetto? Discutendo, anche scontrandoci qualche volta ci sta, ma parlando e identificando quelli che sono gli elementi che verranno poi portati avanti nel prototipo. Il nostro ruolo sarà anche quello di cercare di far capire cosa è possibile fare, cosa non è possibile fare dal punto di vista tecnologico o di costi. E questo naturalmente aiuta anche a capire cosa vuol dire veramente progettare una moto, perché a tutti piacerebbe una moto da, che ne so, 200 cavalli, super prestazionale, che costa $10.000. È fattibile? No, non ci sono le condizioni di mercato per poter fare una cosa di questo genere. Dissipiamo ogni dubbio. Un motore EMI non ci sarà, un 12 cilindri, giusto? No, un 12 cilindri non ci sarà. Però stiamo per esempio valutando vari tipi di motore, stiamo valutando cosa riusciremo a reperire nel mercato. Come primo progetto andremo ad acquistare un motore da un fornitore esterno, però questo vuol dire anche che abbiamo la possibilità di decidere per esempio se usare un 2 cilindri, un 3 cilindri, un 4 cilindri. Ok, quindi la configurazione del motore è in parte sotto discussione, se ne può discutere su questo. Proprio lì voglio arrivare, è sotto discussione. C'è il fatto che, come me, io partecipo attivamente alla piattaforma grazie all'invito di Alberto e poi da lì è nata la decisione di portare la piattaforma anche su Crazy Motor Life e l'indirizzo di chi dovrebbe andare a comprare la moto che deciderà se mettere un 2 cilindri, un 3 cilindri o un 4 cilindri, perché se la maggior parte delle persone, dei motociclisti che prendono parte attiva al progetto e indirizzano tutti i progettisti verso un 3 cilindri, sarà quella Noi la strada. adotteremo un 3 cilindri, certo. Il nostro ruolo in questo caso è quello di sondare il mercato, cercare di capire quali tipi di powertrain sono disponibili e dire, cari membri della nostra comunità, abbiamo a disposizione un 3 cilindri di questa marca, un 2 cilindri di quest'altra marca e un 4 cilindri di questa marca con queste caratteristiche tecniche. Andremo a discutere pro e contro di ognuna delle opzioni disponibili e poi la metteremo ai voti dicendo, ok, quale pensate che sia il motore più adatto al progetto che stiamo facendo? Chiaramente questo voto sarà a livello della comunità, magari ci sarà qualcuno che avrebbe preferito 2 cilindri, qualcun altro che preferirebbe un 4 cilindri, ma quello che effettivamente verrà scelto sarà quello che a livello comunitario avrà il maggior numero di voti. Allora diamoci un prossimo appuntamento dove sveleremo già alcuni
alcuni progetti, alcuni disegni dove già i nostri maghi della tastiera potranno scrivere i loro commenti e dirci che cosa preferiscono, se l'uno o l'altra soluzione. Quando Certamente. potrebbe essere fattibile poter già lanciare qualche bozzetto e farlo vedere su Crazy Motor Life? Sicuramente a luglio possiamo organizzarci per fare un altro incontro e cominciare a vedere qualcosa. Vorrei precisare una cosa comunque, in questa fase, perché gli appassionati di moto sono spesso anche appassionati di tecnica di moto, quindi bisogna cercare di inquadrare un attimo il lavoro che stiamo facendo in questo momento. In questo particolare momento stiamo facendo un'operazione che viene chiamata Product Definition, ovvero stiamo cercando di identificare quale tipo di moto vogliamo portare nel mercato. Questo tipo di attività richiede di fare dei bozzetti che talvolta non sono tecnicamente super accurati, perché si tratta più che altro di capire cosa si vuole portare avanti come idea di prodotto. Una volta definita l'idea di prodotto, a quel punto si comincia a svilupparlo tecnicamente fase dopo fase. Quindi non vorrei che inizialmente mostrando i bozzetti ci siano delle persone, no, ma quello comincia, no, quella forcella non va bene, quella sospensione mi sembra errata. No, non è quella la fase per discutere di quei punti così tecnici. Questo non vuol dire che non si possa discuterne, si può sempre discutere di ogni elemento della moto, ma bisogna capire quando va fatta quella discussione lì. Dopo aver fatto la parte di definizione del prodotto, allora si parte a sviluppare la moto dal punto di vista tecnico, telaio, motore, eccetera, eccetera. E ci saranno degli incontri specifici anche su quello. Tra l'altro, io sono un designer, non sono un ingegnere, quindi se cominciate a chiedermi cose troppo tecniche riguardo la moto, non sono io la persona che vi può dare questo tipo di risposte. Ci sarà un ingegnere capo dedicato a questo ruolo che sarà in grado a suo tempo di darvi tutte le risposte più tecniche per quello che riguarda lo sviluppo ingegneristico. Bene, allora diciamo che come prossimo appuntamento possiamo già iniziare a discutere per quanto riguarda la linea generale delle linee che potrebbe avere la moto, però per quanto riguarda tutta la parte tecnica realmente entreremo in un altro appuntamento che sarà un terzo, un quarto, un quinto, un sesto appuntamento, perché noi questa moto alla fine la dobbiamo portare in garage. Assolutamente, l'idea è proprio quella di seguire step by step, quindi passo dopo passo, quale sarà l'evoluzione del progetto. La cosa interessante è che entrando in questa fase si entra nella fase più creativa del progetto, perché è proprio ora che stiamo decidendo quale sarà l'idea di moto che vogliamo portare avanti. Bene Alberto, allora io ti do appuntamento a questo punto, diciamo intorno all'ultima settimana di luglio. Perfetto. Potrebbe già essere una data possibile dove sveliamo qualche disegno, sveliamo qualche progetto. Vi posso dire in anteprima è bella, cioè, l'idea è bella, dietro c'è un appassionato e una persona di gran gusto, quindi vi posso dire che sarà una figata alla fine. Poi tutti noi ci potremmo mettere il nostro zampino, ognuno di noi ci può mettere una vite, ci può mettere un qualcosa che crea poi la moto che andremo a vedere in concessionaria e diremo quella l'ho fatta io, come diceva Pippo Baudo, quella l'ho fatta io. La cosa veramente bella è che parlando e discutendo vengono fuori anche delle idee che magari all'inizio sono bizzarre, ma poi cercando di analizzarle magari possono dare anche veramente i loro frutti e creare delle innovazioni interessanti nella moto. E allora, Alberto, io ti saluto, voi iniziate a sognare, iniziate ad immaginare la moto che vorreste creare per averla nel garage, la vostra moto. Con Alberto ci vedremo di nuovo qui su Crazy Motor Life a parlare di moto, di passione e di creazione. Ciao! Grazie Giacomo, grazie e arrivederci allora.